Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche in arrivo per il Natale 2025. Abbiamo la carta del carro, cari amici dell'Aquario, potrebbe esserci un viaggio in vista con la carta del carro, potrebbe essere una decisione da prendere o presa piuttosto importante che dà, come dire, una direzione, potrebbe essere a una relazione piuttosto che ad una situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, i link al videocorso registrato di tarocchi intuitivi e al corso live che si terrà a gennaio 2026, sempre di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere cosa vi porta al Natale, ragazzi. Partiamo da un 6 di coppe, un 3 di spade, la torre, 7 di spade appeso e 6 di pentacoli. Dunque, iniziamo da questo 6 di coppe, scusate. 6 di coppe è una carta di sogno, è una carta che richiama anche un pochettino l'infanzia, le cose che ci portiamo dietro da quando siamo piccoli, anche le relazioni. C'è un 8 di pentacoli, può essere un lavoro... potrebbe essere un lavoro che magari portate avanti da tanto tempo, con questo 6 di coppe. Può essere una quotidianità, un'abitudine, considerato che c'è anche la carta del diavolo, potrebbe anche essere un vizio, una dipendenza, una condizione di vita che magari non vi rende liberi di esprimervi. Può essere una condizione che si trascina da molto tempo, come vi dicevo, o come l'idea che qualcuno potrebbe anche essere in una fase, in un momento di caregiver, quindi qualcuno che dà o aiuta o fa assistenza a persone socialmente deboli. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo un 9 di bastoni, il sole e un asso di pentacoli. C'è qualche tema che con questo diavolo e con questo 3 di spade ancora fa male. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere il brillare della propria luce, per qualcun altro è proprio una relazione che effettivamente potrebbe essere sul mondo del lavoro e che non vi fa sentire liberi di esprimervi, di vivervi l'amore, di vivervi la gioia. C'è come un qualche cosa che state o che avete oppresso fino ad adesso o che state ancora opprimendo. Andiamo a vedere la torre. 3 di pentacoli, 4 di coppe e 4 di bastoni. Credo che sia un progetto qui, un ideale. Potrebbe essere infatti, avendo la carta del diavolo che è collegato all'ego, un qualche tipo di obiettivo che con questa torre viene destrutturato. Vi dico che potrebbe anche essere inerente a una casa perché abbiamo la torre che è comunque un edificio, il 4 di bastoni e un 3 di pentacoli che parla proprio di qualcuno che costruisce, che fa con le mani. C'è come qualche tipo di responsabilità o di cui non siete consapevoli o che non vi volete prendere. Andiamo a vedere il 7 di spade, perché anche il 7 di spade parla di qualcuno che è disposto a dire o a fare di tutto pur di raggiungere i propri obiettivi e dipendendo sempre dall'obiettivo che vi siete prefissati con il diavolo o da quello che per voi rappresenta il diavolo, qui abbiamo due carte di guarigione. C'è da guarire certe strutture mentali qui, ragazzi.
Allora, il 3 di spade fa riferimento sì al dolore, ma anche alla sofferenza. Cioè, il dolore ci sta, bisogna viverlo, il lutto, la separazione, quello che è, ma poi protrarre nel tempo questo dolore porta a sofferenza. E infatti abbiamo anche poi l'appeso. Qui c'è come da chiudere, secondo me, un capitolo, iniziare a vedere le cose da un'altra prospettiva, e con la carta dell'appeso è anche probabile che abbiate bisogno di perdonare qualcuno. Qui abbiamo un 3 di spade, una ferita. Quando si parla di perdono, prima di tutto bisogna essere in grado di perdonare se stessi, perché diversamente non si può perdonare gli altri, perché prima si ha compassione verso di sé, prima si come acquisisce questo perdono, dopodiché si può essere aperti a perdonare gli altri. E funziona così anche per il giudizio o il non giudizio. Prima impariamo a non giudicare noi stessi e vedrete che verrà poi automatico non farlo più con gli altri. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un mago, un 3 di coppe e di nuovo un 7 di spade. Datemi una carta per questo set. 4 di pentacoli e regina di denari. C'è una sorta di attaccamento qui. Secondo me questo diavolo è un obiettivo che vi siete prefissati, che per voi è importante, cioè potrebbero essere i figli con il 6 di coppe, potrebbero essere le relazioni familiari di un certo stile, di un certo spessore, potrebbe essere una questione di potere se la guardiamo da un punto di vista lavorativo, considerato che abbiamo un 8 di pentacoli, potrebbe essere un obiettivo a livello proprio di scalata nella vostra azienda, nel vostro lavoro, cioè voglio andare in alto, voglio acquisire potere, voglio acquisire soldi, clienti, importanza a livello dell'azienda, insomma, del settore in cui io sono. Potrebbe essere un voglia di essere anche riconosciuti con la carta dell'ego. L'ego si identifica con il risultato perché ha bisogno di sentirsi qualcosa, ok? Però noi siamo altro oltre che a un risultato. Quando ci identifichiamo con l'ego, se quello che facciamo ha successo, allora noi sentiamo di aver successo. Se invece quello che facciamo ha fallito, noi sentiamo di essere dei falliti. Però sono due cose completamente diverse. Cioè diciamo che i fallimenti fanno comunque parte dell'evoluzione della vita. Cioè finché non si sbaglia, non si riesce a imparare, non si riesce a correggere il tiro. E qui secondo me con questo 7 di spade c'è ancora qualche cosa che vi state un po' vendendo, qualche ideologia. Ho anche la sensazione che per qualcuno possa essere una relazione a tre, dove vi è stata venduta la fiaba. Pensa come sarà bello quando riusciremo a stare insieme, pensa come staremmo bene insieme io e te, non ho mai conosciuto una persona che mi facesse star bene come te, sapete quelle cose che si dicono, che lusingano molto, e potrebbe esserci come una sorta di trappola che vi siete creati lì intorno. Soprattutto se siete persone che tendono a viaggiare con la fantasia, potreste aver perso un pochettino di vista il punto saliente di questa relazione o di questa situazione. Sento che comunque arriverà come una sorta di riequilibrio. Io credo che inizierete a vedere quello a cui siete attaccati. Perché dico così? Perché primo avete l'appeso, che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Secondariamente finiamo con un 6 di pentacoli, che è una carta di forte equilibrio, è una carta di dare e ricevere. Andiamo a vederla. Cavaliere di coppe, mondo, giudizio, 5 di coppe e matto. Quindi ragazzi, secondo me è come se ci fosse effettivamente una seconda possibilità, sia che sia per esempio la relazione lavorativa, perché nel momento in cui io ho un obiettivo, non importa quale, non importa se romantico, lavorativo, se di vita, non importa, se io ho un obiettivo e mi ossessiono, e potrebbe essere, perché qui abbiamo il diavolo, con quell'obiettivo, è come se perdessi un po' di vista il tutto.
Una volta che farete questa chiarezza mentale, che lascerete indietro questa sofferenza, tenete presente che il tre di spade è anche collegato al sacrificio. Devo sacrificare me stesso per ottenere quella cosa lì. C'è come un sistema di credenze qui che va un po' ripristinato. Dovete focalizzarvi sulle bugie che vi siete raccontati o che potrebbero avervi raccontato, cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva e ridefinire gli equilibri, ridefinire gli spazi. Vedete che cioè, la lettura alla fine finisce molto bene perché c'è comunque un'offerta, la conclusione di un capitolo e una presa di consapevolezza di qualche cos'altro che sfocia in un nuovo inizio. Quindi il fatto che voi prendiate una direzione, cioè questo mi sta bene e questo no, e sono disposto, se l'altra persona non mi vuole venire incontro, sono disposto a lasciar andare la barca, vedete che lì cambiano le cose, cioè questo è un limite che io non sono più disposto a buttar giù. Quindi le cose o sono così o niente. E questo niente, secondo me, smuoverà di parecchio le cose, perché effettivamente poi qui abbiamo ehm, carte di raggiungimento, carte di equilibrio, carte di nuovi inizi, carte... sì, fate attenzione solo all'attaccamento a questi ideali, a queste bugie. Sette di spade è una carta di avidità, voglio quello, voglio quell'altro, finché non ho quello, qui è la trappola dell'ego questa, finché non ho quello, finché non ho quel reddito, casa, macchina, polmone finanziario, non sono felice. Ed è la trappola egoica, perché diciamo ci si perde un po' nella felicità del momento e si proietta l'essere felici in un futuro. Si perde il carpe diem. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Motivazione. E questa fattina vi dice che è arrivata la primavera e che è ora di mettere in pratica tutto quello che in inverno è stato preparato. È ora di iniziare ad impegnarvi a fare quello che state cercando di manifestare. E poi abbiamo la carta dell'abbondanza che effettivamente vi parla di una forte abbondanza che sta per arrivare e vi dice che c'è abbastanza abbondanza per tutti. Se voi rimanete aperti in un'energia, alle volte voglio parlare troppo in fretta, cioè sono più le informazioni che il cervello mi dà di quello che la lingua segue il cervello comunque. Alle volte ci mettiamo in un clima di chiusura e pensiamo, ah, se io faccio così o se il mio concorrente fa così, allora non lo posso fare io. Però no, cioè mettetevi in un clima di apertura, ognuno ha la propria impronta, ognuno può dare quel pizzico in più ai propri utenti, ai propri clienti, ai propri pazienti che magari altri non danno. E non è che tutti vibrano con tutti, cioè magari voi avete quel particolare, quella goccia che vi rende unici e che piace proprio alle persone che insomma acquistano da voi o stanno con voi. Ok, non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Non è importante che una cosa sia giusta o sbagliata, certe volte, l'importante è capire che una cosa è così. È un po' la carta della sacerdotessa, la sento questa, ragazzi. Anche per la sacerdotessa che è un po' colei che vede oltre la dualità, quindi non è tanto il cercare la verità o l'errore o la bugia, cioè il punto è che la dinamica è in quel modo lì, quindi da quella presa di consapevolezza che vi arriva comunque con il giudizio, sta a voi comprendere, capire se si può effettivamente convertire quello che c'è in qualche cosa di più equilibrato oppure no. Secondo me sì. Secondo me sì, perché comunque finiamo con un 6 di pentacoli. Bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Quindi è un dono della presa di consapevolezza che porta a un equilibrio maggiore con una relazione. Se fosse, ragazzi, scusate un attimo, se fosse qualche tipo di relazione romantica, vi dico che potrebbe essere una relazione che va avanti da tanto tempo
E potrebbe anche esserci parecchia chimica, parecchia intesa tra i due, però è come se nessuno dei due fosse abbastanza onesto con l'altro per buttarsi in questa avventura, per osare. Però secondo me anche in quel caso lì cambiano gli equilibri. Una volta che iniziate a vedere le cose da un'altra prospettiva, potreste anche iniziare a parlare delle cose in un altro modo e da lì arriva questo 6 di pentacoli, questo cercare un equilibrio, perché non è io sono giusto, tu sei sbagliato, come vi dice qui, il punto è che una cosa è così, come risolviamo il problema? E qui abbiamo aspettati un miracolo. Aspettati un miracolo, qualche cosa arriverà nella tua vita che aiuterà la tua guarigione, così che sii ricettivo e esprimi la tua gratitudine quando questo succederà. L'obiettivo? Sapere che il mondo si converte in un ricettacolo per il divino, se vedi il divino in tutte le cose. È un po' come quello che dico spesso: sintonizzatevi sulle energie positive, iniziate a mandare vibrazioni positive e vedrete che le vibrazioni positive arriveranno in risposta alle vostre. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze illimitanti e tenete presente che lo stesso lavoro lo potete fare anche per conto vostro nella sezione degli abbonati. Lì in realtà il programma è un po' più ampio, nel senso che tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono tecniche per ripulire il campo energetico, per proteggersi, si parla di astrale, si parla di larva energetica, si parla un po' di tutto quello che sono le energie sottili ed è praticamente tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazione che io ho condensato e messo in quella sezione proprio per darvi una mano nel vostro percorso di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, sono le playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero per capirci qualcosa. Comunque ragazzi, trovate tutto scritto, ecco. Bene, detto questo, a me non resta che ringraziarvi di essere stati qui con me anche oggi. Io vi auguro un super Natale splendido e ricco e abbondante e niente, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!